Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile 2024. Due carte amici del leone. Abbiamo la luna e la torre. Direi periodo impegnativo, amici del leone. Quando c'è la luna si parla di paure, si parla di sentimenti che vengono a galla dopo tanto tempo e considerato che abbiamo anche la torre, ragazzi, potrebbe essere una notizia che arriva, che destabilizza un pochettino. Normalmente quando c'è la torre è una caduta dell'ego, quindi di certe ideologie, e da qui la paura, perché anche la paura è collegata all'ego. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che ci sono sul canale. Queste sono previsioni generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore. Io vi dirò qual è l'andamento principale della lettura e vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico, le previsioni dei single, delle coppie, ufficiali e non, del lavoro e economia, finanza, borsa, BTP e tutto quello che volete nel mondo dei finanziamenti sono già online e le trovate scorrendo con il dito nella sezione dei video oppure nella playlist dell'oroscopo mensile. Ragazzi, partiamo con un 4 di bastoni, un imperatore, un 3 di coppe, la carta degli amanti, la torre di nuovo, il papa e la temperanza. Devo dire che avete 5 arcani maggiori su 7, può essere un periodo impegnativo in effetti. Allora ragazzi, qui partiamo da questo 4 di bastoni che è una carta che parla di stabilità, parla di una certa linearità di una situazione o di una relazione. Abbiamo anche un imperatore, per qualcuno può rappresentare un capo, magari la persona di interesse, piuttosto che un genitore. Sta di fatto che all'inizio della lettura del periodo, diciamo, si parte da una situazione stabile. Per qualcuno può far riferimento anche a questioni di casa, ve lo dico. Ecco, poi abbiamo questo 3 di coppe e la carta degli amanti girati al contrario e qua ho come la sensazione che a livello relazionale ci sia qualcosa da ricalibrare. Ma partiamo dal 4 di bastoni, andiamo a spiegare carta per carta, vediamo che dettagli riesco a darvi di più. 7 di bastoni. E 3 di spade. È come se questa stabilità stesse costando fatica, sacrificio. 7 di bastoni è sempre una carta che indica una lotta nei confronti di quello che è come se stesse costando fatica a mantenere questa sorta di stabilità. Andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo un 2 di spade e nuovamente l'imperatore. Allora, per qualcuno fa riferimento proprio a un qualche cosa di concreto o a una persona, ragazzi. Potrebbe anche far riferimento questo doppio imperatore alle regole che qualcuno sta seguendo
per mantenere la stabilità di cui parlavamo qui. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un re di pentacoli e una regina di pentacoli. Ragazzi, per qualcuno c'è, è vero, questa stabilità con sacrificio, ma se l'imperatore per voi rappresentasse la persona di interesse, ehm, devo dire che potreste aver voglia di fare le cose sul serio con questa persona, scartando qualsiasi altra interferenza possa esserci. Andiamo a vedere gli amanti. Eremità e 8 di coppe. È come se doveste aumentare il vostro amor proprio. Perché l'8 di coppe è l'arcano minore dell'eremita, quindi ho come la sensazione che vi dicano di fare un lavoro interno, di andare un pochettino a fondo di queste paure di cui ci parla la luna, cercare di capire. Ecco, una cosa che faccio io quando ho paura di qualcosa mi chiedo, 1, se non avessi paura come reagirei? 2, se anche questa paura succedesse, si manifestasse, che cosa mai potrebbe accadere di così terribile? E vado un pochettino, diciamo, a smontare la paura, cioè non è perché la paura alla fine è un prodotto della mente, no? Come vi dicevo all'inizio, è collegata all'ego. Andiamo a vedere questa torre. Nove di coppe e cavaliere di bastoni. Allora, per qualcuno, se a voi risuona come una questione, diciamo, di tipo romantico, potrebbe un po' scadervi l'altra persona. Per qualcun altro devo dire che si rivaluteranno, però in modo positivo, questi dubbi, queste ideologie un po' così di sacrificio che avevate, è come se cambiassero certe dinamiche, anche grazie a questo cavaliere di bastoni, che potrebbe essere un amico, un'amica, un collega o semplicemente, se fosse un'energia, il vostro fare. Cioè il fatto che voi, diciamo, prendiate un pochettino le redini del gioco in mano, fa sì che si arrivi a questo 9 di coppe che normalmente indica una carta di grande appagamento emotivo, proprio la soddisfazione personale. E per qualcuno la soddisfazione personale potrebbe essere ehm, togliere certe sicurezze all'altro. Per qualcuno sento che questa risuona al contrario, cioè siete voi che fate cadere una torre su qualcun altro, quindi che smontate un po' le idee di qualcun altro. Andiamo a vedere il Papa. Uh, un'altra volta la torre, beh, avete la torre per ben 3 volte ragazzi qui. Vi dico che il Papa fa riferimento anche a una guida, qui potrebbe esserci anche, ragazzi, una caduta a livello di ideologia, cioè se per esempio l'imperatore rappresenta un capo, è come se vi scadesse, ve l'ho detto, come se vi scadesse questa figura, questa guida, potrebbe anche essere un dogma, una religione, potrebbe essere un lavoro, quello che per voi è il 4 di bastoni, cioè quello che voi adesso sta dando stabilità da un punto di vista personale, piuttosto che monetario, piuttosto che romantico, è come se qua venissero un pochettino rimescolate le carte e non lo so, ho la sensazione che avrete una sorta di soddisfazione personale, perché poi finirete, cioè la stesa finisce con la temperanza, quindi comunque c'è un riequilibrio, c'è una sorta di guarigione. Andiamo a vederla. Quindi ho come l'idea che semplicemente con tutte queste torri cadranno parecchie delle vostre, dei punti di riferimento che avete. Andiamo a vedere la temperanza. E infatti abbiamo un 7 di coppe
è un 8 di bastoni. Sì, la sensazione qui è che ridimensionerete un pochettino gli obiettivi finali, ehm, per comunicarne di nuovi. Ho come l'idea che qui, ragazzi, un certo tipo di situazione da stabile che era potrebbe aver bisogno di vedervi tirar fuori i denti. Ho come l'idea che dobbiate essere voi a difendervi, a difendere i vostri spazi, a difendere questa stabilità. Se fosse un ruolo e ipotesi state, diciamo, gareggiando per un ruolo, per un appalto, ehm, ho come la sensazione che non lascerete perdere dopo un po'. Per qualcuno il Papa, siccome parla di guida, potrebbe anche far riferimento, oh mamma, ragazzi, sapete che quando io dico cioè quando sento qualcosa ve lo dico, non è una bella parola quello che mi hanno detto. Spero che insomma non risuoni per nessuno fondamentalmente, però mi hanno parlato di un curatore fallimentare. Quindi se per caso l'idea è quella di scappare un po' da, da certe tribolazioni, è come mettere fine a qualcosa che vi preoccupa, che vi crea pensieri e potete appoggiarvi a una guida. Vi dico, poi avete la temperanza, quindi alla fine del periodo si ritrova la pace, però vi dico anche che è impegnativo questo periodo. Wow, fatemi sapere poi ragazzi come vi risuona, perché giustamente ci sono tanti modi in cui si può vedere. Allora, la prima carta di Osho, nessuna cosa, che è un papa fondamentalmente. Pienezza, in viaggio, un'apertura e celebrazione. Mm. Allora, in questo mazzo specifico viene disegnato come una carta tutta nera, quella del Papa, perché è un po' come se vi dicessero che a livello spirituale tutto è possibile, tutto nasce nella mente, prima legge universale, mentalismo, quindi è un po' come l'avere una lavagna pulita dove poter scrivere quello che si vuole. La pienezza è un asso di denari, come se bisognasse iniziare qualche cosa in modo concreto, un viaggio verso l'apertura e verso la celebrazione. Ragazzi, le sento proprio lette come se fossero tutte ehm, una al seguito dell'altra. Qui, ripeto, c'è come da cambiare con queste infinite torri certi modi di pensare o ridimensionare certe figure di riferimento, certi ruoli di riferimento e iniziare a trovare la propria pienezza. Però è molto importante perché questa qui è una carta della giustizia. Quindi in qualche modo vi dice sì di espandere il cuore, però di cercare sempre di tenere in equilibrio, che è anche un po' il messaggio poi della temperanza, tenere sempre un po' in equilibrio quello che è la parte mentale con la parte emotiva. Andiamo a vedere ancora una fatina per concludere la lettura. Aspetta l'inverno, dice. L'abbiamo appena passato, è un po' lunga l'attesa. E questa carta vi dice che durante i mesi estivi questa fattina vi aiuterà a manifestare i vostri desideri più, come vi posso dire, mm, più profondi. Non è la traduzione giusta, ma facciamocela andare bene per non perderci nei dettagli. Così come dicono le vostre intenzioni per il più bene alto di tutti, per il più alto bene di tutti. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che
vi dicano di lavorare sulla manifestazione nei periodi caldi, quindi adesso diciamo primavera e estate, per elaborare tutto questo cambio. So che la lettura vale 15 giorni, 20 più o meno, poi dipende sempre dalla decade in cui siete nati, se sentite prima o dopo il movimento energetico. Lo spiego nella guida che trovate sotto, quindi se volete saperne di più ascoltatevi la guida. Però ho come la sensazione che qui ci sia un tempo da dover ehm, coltivare. Vi ricordo che l'asso di denari è il seme che può germogliare e in effetti ci sta anche come lettura, e la celebrazione che si vede qui nel 3 di coppe fa riferimento proprio al momento della raccolta, quindi fine settembre, ottobre, che è il periodo, il preludio, diciamo così, all'inverno. È un periodo molto intenso questo, devo dire. Avete 2 arcani maggiori, impegnativi, diverse volte la torre, l'imperatore, papa 2 volte, ah no, anche qua l'imperatore 2 volte. Quindi c'è qualche cosa con o le figure di riferimento o il creare voi una figura, se per caso dovete diventare una guida, per qualcun altro, c'è da togliersi certe rigidità piuttosto che ehm, certe idee di pochezza, mi viene da dire, ragazzi. Va bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere come vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi invito ad abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!